qui, questo qui e questo qui, no sì. Allora, il mio percorso non è del tutto lineare. Dopo il liceo io mi sono iscritto in ingegneria, ho fatto un primo anno che è andato benino, ma avevo capito abbastanza presto che non era la mia dimensione di vita. Infatti mi iscrivo a lingue, faccio una triennale in lingue, una magistrale in lingue, facendo 2 tesi in filosofia, e poi me ne vado ad Amsterdam a fare un'esperienza di insegnamento all'università. Tornato in Italia nel 2020 inizio un po' a giocherellare con il legno, perché vivevo in questa casetta di campagna e quindi il legno ce n'era tanto. Con degli scalpelli maleandati e dei coltelli inizio a intagliare il legno e faccio il mio primo cassettino, il mio primo tavolino, la mia prima scacchiera, e da zero, da autodidatta, mi sembrava che c'era una sorta di predisposizione, ma poi a prescindere da questo la cosa mi faceva proprio stare bene lavorare con il legno. Dopo un annetto faccio, ma chissà come sarebbe costruire una chitarra, e questa domanda io me la feci perché io avevo fatto conservatorio, avevo sempre suonato, suono da quando avevo 9 anni. L'equazione fu così, venne in maniera abbastanza spontanea. Da un annetto che lavoro in legno, la chitarra è fatta di legno, ma chissà come costruirlo sto strumento. Allora, io ho imparato in maniera autodidatta. All'improvviso mi è venuto lo sghiribizzo di fare una chitarra, ho preso un po' di libri, un videocorso e sono andato. E ovviamente all'inizio tu applichi a menadito tutto ciò che è scritto sul libro, così come quello che viene detto nel videocorso, ma non avendo una cultura pregressa di legno, di falegnameria, prendi quello come Vangelo. Non lo metti neanche in discussione, perché non sai neanche che cosa c'è da mettere in discussione. Questo ovviamente comporta un'enorme frustrazione, perché nel momento in cui avviene un errore in realtà tu non ne sei tanto consapevole, perché hai svolto delle istruzioni dalla A alla Z, ma nel momento in cui c'è un errore è difficile risalire alla causa, perché non sei cosciente di quello che stai facendo, stai solo obbedendo a degli ordini. Con il passare del tempo, in maniera sempre, ripeto, empirica, uno più fa più impara, costruisce all'interno della sua mente un archivio di informazioni dalle quali lui può sempre prendere al fine di ovviare ad eventuali errori. Quindi paradossalmente un libro di liuteria non spiega come risolvere un eventuale problema, perché i problemi con una chitarra o con un violino sono forse infiniti. Ogni volta c'è un problema nuovo. Se il problema si era già presentato, questa volta avrà un taglio diverso. Sta a te, alla tua cultura artigiana, alla tua fantasia. Nel momento in cui uno costruisce uno strumento, ripara uno strumento, avere il coraggio di uscire fuori dai binari. L'operazione si fa in quel modo, così come l'abbiamo imparata, però ci sono tanti altri modi per arrivare allo stesso risultato, magari anche meglio, utilizzando un altro binario. Magari si sbaglia 1, 2, 3 volte, ma spesso mi è capitato di trovare una strada alternativa, spesso più semplice, spesso più veloce, che mi faceva arrivare proprio a quel risultato. E infatti a livello di tecniche io dico che costruisco strumenti, chitarre classiche, con una commistione di metodo tradizionale e contemporaneo, ovvero se per circa 150 anni degli esseri umani che non avevano gli attrezzi che abbiamo noi oggi, hanno costruito degli eccellenti strumenti, forse per anche di più, perché la chitarra più o meno si costruisce da intorno al 700, dove non c'era l'elettricità. Io dico, perché non posso farlo anche io? E infatti io cerco di fare le cose nel modo più artigianale possibile, senza però fare il bigotto, e utilizzando nei limiti del possibile una serie di tecniche e attrezzi che non c'erano 300 anni fa, appunto per anche andare un po' oltre i limiti di quelli che poi erano i limiti dei liutai del 700 e dell'800. I materiali, in realtà in liuteria puoi fare tutto con tanti materiali, ma per ciò che riguarda la chitarra classica, per ciò che concerne il piano armonico, quindi volgarmente il sopra dello strumento, sei un po' obbligato ad utilizzare 2 legni, l'abete o il cedro, perché sono i legni in natura più performanti da un punto di vista acustico.
mentre per quelli che sono altri elementi della chitarra come le fasce, il fondo e il manico, lì uno si può sbizzarrire. Il manico generalmente in cedro o in mogano, quindi si è vincolati ma neanche tanto, perché se uno vuole sperimentare può sperimentare. Fasce e fondo idem, e il fatto che non influenzano tanto il suono della chitarra è dimostrato anche dal fatto che il padre della chitarra classica, così come oggi la costruiamo, Antonio de Torres, per lanciare, come dire, una sfida ai suoi contemporanei e dimostrare che fasce e fondo non contribuissero più di tanto al suono di uno strumento, fece la famosa chitarra di cartone, dove il piano armonico era legno vero, legno massello in abete, ma fasce e fondo erano praticamente cartonate e la chitarra suonava benissimo. Le caratteristiche che cerco, soprattutto quanto riguarda il piano armonico, parliamo di legni in cui le fibre sono disposte in maniera più parallela possibile l'una dall'altra e sono il più fitte possibile, soprattutto legni stagionati, perché lavorare con legni troppo acquosi, quindi poco stagionati, ti comporta difficoltà nel momento in cui tu ci lavori, e soprattutto uno strumento che una volta finito tende a perdere acqua, e questo poi eventualmente potrebbe creare delle crepe perché il legno si sta restringendo. Quindi è sempre bene utilizzare legno ben stagionato, e il piano armonico, che fa il 95% del suono, deve avere delle fibre davvero le più fitte possibile, il più parallele possibile l'una all'altra. Queste sono due caratteristiche sulle quali non si transige per quanto riguarda il piano armonico. È una sfida ogni volta che scendi in laboratorio e pigli lo scalpello in mano, perché che tu stia costruendo una chitarra o la stai riparando, l'imprevisto è dietro l'angolo, perché comunque il legno è un materiale vivo e in quanto tale è anche molto irascibile, nel senso che non è che abbia la tendenza spesso a collaborare, e devi essere tu in qualche modo che fai lo psicoterapeuta del legno e cerchi in qualche modo di trovare il modo migliore affinché lui voglia collaborare con te, perché sì, è un materiale vivo ma in qualche modo anche inerte, quindi non è che se ne frega più di tanto del tuo stato emotivo, quindi devi essere proprio tu bravo a capirlo. Capita spesso un problema delle chitarre che le corde, una volta pizzicate, tendono a, si dice, a friggere, in inglese si utilizza il termine buzz o fret buzzing, ovvero il tasto che frigge, e una volta che hai una chitarra con un problema del genere, è uno dei problemi alle quali le chitarre spesso incorrono. Anche qui non c'è un manuale che ci dice andiamo dalla A alla Z per trovare un eventuale rimedio, perché il problema può essere uno e le eventuali cause di quel problema infinite. Infatti spesso e volentieri quando un liutaio cerca di correggere un problema di fret buzzing, quindi del tasto che frigge, se ne vanno parecchie ore, perché è difficile ad occhio nudo individuare il problema, e quindi si utilizza quello che in filosofia è il rasoio di Occam, quindi il principio dell'esclusione. Mettiamo tutti gli elementi nell'equazione, vediamo quali sono i meno problematici, i più problematici, e da lì con il principio di scrematura vai alla fine a trovare il problema, perché appunto non c'è una macchina che fa l'attack alla chitarra e ti dice ok, il problema è lì, bisogna curarlo. La chitarra ovviamente è soggetta a tanti imprevisti durante la costruzione, può succedere un incollaggio fatto male, la colla che non ha preso bene, ci sono dei momenti costruttivi in cui devi essere preciso al millimetro nell'incollare alcuni pezzi, perché se così non fosse la chitarra, una volta incordata, quindi una volta montate le corde, non suona bene. Non suona bene significa che le note, così come dovrebbero uscire a determinate frequenze, tipo la quinta corda della chitarra che a vuoto dovrebbe vibrare a 440 Hz, se l'hai costruita male con le proporzioni sbagliate ti ritrovi con una frequenza un po' più alta e più bassa e l'orecchio lo sente. Penso la cosa più ridicola che mi sia capitata nella costruzione è quando stavo costruendo, penso, la prima chitarra, vado a chiudere la cassa armonica, il che significa che incollo il piano armonico e il fondo alle fasce, quindi si chiude la scatola.
Vado a dormire, il giorno dopo scendo in laboratorio e l'incollaggio era venuto proprio bene, ero molto soddisfatto di me, non fosse che avevo lasciato un enorme divaricatore all'interno della scatola della cassa armonica e non c'era modo di tirarlo fuori perché era troppo grande per farlo uscire dal buco, dalla rosetta. È stato un momento terribile ma anche molto divertente, e anche lì devi trovare una soluzione, spesso molto distruttiva nei confronti dello strumento, per tirare fuori quel pezzo che non sarebbe uscito altrimenti. La liuteria nel futuro è un discorso che va su due strade quasi all'opposto, un discorso un po' ossimorico, perché la liuteria è una arte che appartiene al passato, che vede l'essere umano che si confronta con se stesso e con un materiale come il legno. Il futuro e il progresso stanno andando in una direzione completamente opposta, dove l'essere umano non c'è, le risorse naturali probabilmente saranno sempre di meno, quindi probabilmente nel futuro non ci sarà liuteria, perché gli esseri umani faranno tutt'altro che lavorare con le proprie mani, lavorare come artigiani, dato che il futuro si sposta sempre di più in uno scenario digitalofono, dove se non parli quella lingua sei tagliato fuori dal mercato del lavoro. Quindi è probabile che è un settore che tenderà forse a svanire, però è anche vero che abbiamo tanta letteratura scientifica sulla liuteria, che fanno dei liutai giovani e non giovani, che spendono molto del loro tempo appunto per fare ricerche su quelle che sono le proprietà acustiche, fisiche di una chitarra, di un legno, attraverso appunto degli strumenti che non c'erano 50 anni fa, parlo di software, microfoni, quindi questo ovviamente ci fa migliorare nella costruzione delle chitarre, così come oggi si utilizzano dei materiali incredibili, ci sono dei liutai che per fare il piano armonico dello strumento nella parte interna utilizzano un materiale chiamato Nomax, che è utilizzato nell'aviazione. Quindi se c'è un'apertura da parte dell'artigiano nell'abbracciare una serie di nuove tecnologie, allora la liuteria ha un senso nel futuro e probabilmente si sposerà anche con quelle che sono le necessità musicali di un futuro musicista. Beh, mi denunceranno le scuole di liuteria, ma mi sento di dire: se prendete uno scalpello e iniziate a giocare con legno, se vedete che c'è una sorta di predisposizione da parte vostra, una sorta di richiamo, una chiamata, in qualche modo sentite che quando lavorate con il legno siete in pace con voi stessi, già è un buon segno. Per fare uno strumento in maniera molto spartana bastano davvero pochi strumenti, davvero si parla di un investimento minimo per fare uno strumento in maniera spartana, attenzione. Io direi di provare, e non voglio dire che una scuola di liuteria non sia necessaria, il contrario, quello che voglio sottolineare è che i grandi artisti del passato come Michelangelo, Leonardo, Raffaello non sono andati all'università e sono diventati quello che sono diventati perché si sono messi a fare bottega. Durante quel periodo nel Rinascimento il ragazzo si mandava a fare bottega da giovanissimo, e dopo 10-15 anni di bottega, quindi dove la persona, l'essere umano aveva fatto talmente tanto, aveva visto talmente tanto il suo maestro ovviare a tutta una serie di problematiche, l'artigiano diventava artista. E non voglio dire che lo studio non serva a nulla, io ho studiato, però non è tutto, soprattutto nell'artigianato. Io credo che nell'artigianato bisogna andare dalla pratica alla teoria e non viceversa, anzi è la pratica che aumenta tutta una serie di informazioni, un archivio mentale che il liutaio ha nella sua testa, che è un archivio teorico di informazioni ma che deriva dalla pratica che lui ha svolto. Io un rito tecnicamente non ce l'ho, però è anche vero che se finisco uno strumento mi impongo di non iniziarne uno subitissimo, il che significa che sì, forse l'aspetto ritualistico è di finire uno strumento e di prendermi obbligatoriamente, ritualmente 3 settimane almeno di pausa, perché hai vissuto e convissuto così tanto tempo della tua vita con uno strumento che hai costruito per 2-3 mesi. Dopo averlo finito
c'è tanto di te in quello strumento, ma si è separato da te in maniera proprio indelebile. Non c'è più un legame tra il costruttore e lo strumento quando lo strumento appunto è finito. Il cordone ombelicale che li univa è reciso definitivamente. Credo che questo, almeno personalmente, mi provoca una, tra virgolette, una depressione, e quindi mi prendo sempre un mesetto di meditazione per riflettere su come sarà il prossimo strumento e tutta una serie di legni che voglio utilizzare. Ma direi, dato che ne ha una folta collezione, vorrei lavorare su una Martin di Clapton. Parliamo del marchio, un marchio che esiste da prima del Novecento, e sì, il buon Eric Clapton sicuramente avrà delle chicche rarissime, dove mi trema la mano solo a pensare di metterci appunto la mano sopra per lavorarci. Però considerando che la chitarra acustica è partita un po' da lì, da un tedesco che se n'è andato in America, ma sarebbe secondo me una grande emozione lavorare su uno strumento di inizio Novecento e magari restaurarlo. Allora, non mi sento di oggettivare, perché ovviamente il modo in cui mi vivo io e lavoro non è il modo in cui se lo vivano tutti gli altri liutai del mondo. Però diciamo che un liutaio che ha il suo laboratorio, non lavora per una grande azienda, si ritrova sostanzialmente dalla mattina alla sera nel silenzio del suo laboratorio, che tanto silenzio non è, perché hai tanti piccoli suoni che ti circondano e ti fanno compagnia, lo scalpello che batte sul legno, la raspa, la carta vetrata, quindi sono anche tutta una serie di suoni che ti fanno sentire a casa, così come una serie di odori. Quindi sei solo, ma anche no. Credo che comunque per fare il liutaio una persona debba avere una certa predisposizione ed educazione alla solitudine, nonché alla noia, perché è un mestiere dove ci si annoia tantissimo, perché ci sono tanti punti morti. Fai un incollaggio, devi aspettare 12-18 ore affinché la colla tu possa lavorare di nuovo col pezzo, e lì sì, puoi fare tante altre piccole cose, però sono tanti momenti di noia. E forse per questo motivo direi la canzone che rappresenta un po' questo modus vivendi è The Sound of Silence di Simon & Garfunkel, dove la persona, l'essere umano, l'artista fa i confronti con questo silenzio che lo affligge, che lo tormenta, che è l'unica cosa che lui sente, ed è difficile, ma in qualche modo ti danni quasi per risolvere quella dimensione di silenzio, quando in realtà è proprio quello che fa la tua vita, che fa la tua vita lavorativa, quel silenzio del tuo laboratorio. Ha forse un minimo senso di incomprensione, l'artigiano è anche un artista, quindi se la crede sempre un po' di essere l'unico ad avere un determinato sentire, gli altri non possono capire il proprio pensiero, il proprio operato, e che poi è quello che dice un po' la canzone The Sound of Silence, diciamo la persona artista, artigiana, un po' malinconica, un po' narcisista nel suo modo di credersi, un prescelto nei confronti di come lui sente il mondo, è quasi un incompreso. Mm-hmm.